Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto dentro una delle storie più chiacchierate dagli appassionati delle serie turche e del gossip che fa battere il cuore. La verità sulle gelosie ammesse da Demet Özdemir nei confronti di Can Yaman. Preparatevi, perché quello che segue non è il solito pettegolezzo buttato lì, ma un racconto avvolto di emozione, ricordi di set, sguardi rubati quando le telecamere si spegnevano. E quella domanda che tutti ci siamo fatti da quando li abbiamo visti insieme sullo schermo: dove finisce la finzione e dove comincia l'intesa vera? Restate con me fino alla fine, perché rimetteremo al loro posto indizi, parole pronunciate con leggerezza e momenti che hanno scatenato milioni di commenti. E se siete nuovi su Stelle Turche Rivelate, non dimenticate di iscrivervi e attivare le notifiche, è il modo migliore per non perdere neanche un sussurro dal dietro le quinte. Tutto è iniziato con un incontro professionale, una sceneggiatura brillante e due attori che hanno saputo trasformare un set in un universo condiviso, Can Yaman e Demet Özdemir. La loro chimica in Erkençikus non ha soltanto conquistato il pubblico turco, ma ha attraversato confini, lingue e fusi orari, travolgendo anche l'Italia, dove sono diventati una vera ossessione mediatica. Sorrisi improvvisi, battute complici, abbracci credibili fino a sembrare veri. Era impossibile non chiedersi se, una volta chiusa la scena, quell'alchimia restasse nell'aria. E in mezzo a questo turbine, sussurrata piano ma con quella sincerità che disarma, ecco comparire l'idea delle gelosie ammesse, attribuite a Demet nei confronti di Can. Una parola, gelosia, che suona grande, che fa rumore. Ma cosa c'era davvero dietro? Facciamo un passo indietro. Il successo di Erkençikus ha innalzato Can a idolo romantico globale. Capelli spettinati ad arte, sguardo magnetico, il carisma di chi entra in una stanza e il pubblico dimentica di respirare. Durante gli eventi pubblici, i fan si accalcavano, gli striscioni spuntavano come fiori, i messaggi arrivavano a centinaia, spesso travolti da una devozione che superava ogni aspettativa. Se siete mai stati davanti a un teatro con centinaia di grida per un solo nome, sapete cosa intendo. E accanto a quello tsunami di attenzione, Demet, luminosa, ironica, talentuosa, capace di tenere testa a quell'onda con grazia e fermezza. È in quella tensione dolce, tra orgoglio e frenesia, che i media hanno individuato il cuore della famosa gelosia. Ma di che tipo parliamo? Non di insicurezza cieca, non di diffidenza. Parliamo di quel pizzico di possessività affettuosa che nasce quando il tuo partner viene circondato da un affetto plateale, quasi invadente, mentre tu stai lì a sorridere, a fare fotografie, a stringere mani, e ti accorgi che in ogni occhiata della folla c'è una piccola pretesa di attenzione. Secondo quanto ricostruito da interviste e apparizioni pubbliche, Demet ha scherzato più di una volta su quanto fosse impegnativo reggere l'urto dell'adorazione per Can. Una battuta lanciata con il sorriso, un riferimento leggero al fatto che, a volte, per attirare lo sguardo di lui tra mille fan entusiaste, servisse lo stesso coraggio che si usa sul set quando bisogna girare una scena difficile. Una confessione velata, dunque, ma sincera. Perché fa bene ammettere che l'amore, talvolta, punge. Nel loro lavoro poi c'è un altro ingrediente che rafforza le emozioni, la vicinanza con altri colleghi. Un abbraccio in scena, una prova ripetuta 10 volte, una promozione condivisa. E intorno, flash, titoli, interpretazioni. Si è mormorato di attenzioni rivolte a Can da altre colleghe, e, allo stesso tempo, di simpatia e intesa che Demet ha naturalmente con altri attori. È normale, è il mestiere. Ma quando il cuore è coinvolto e il mondo osserva con la lente d'ingrandimento, quei dettagli diventano racconti, e i racconti diventano pagine di un romanzo che il pubblico scrive a più mani. E qui entra in gioco la parte più affascinante. Come si gestisce un sentimento così delicato quando tutto intorno amplifica, commenta, esagera? La risposta, per loro, è stata sorprendentemente semplice, parlando. Non alzando muri, non fuggendo. Demet, con quell'onestà disarmante che l'ha sempre contraddistinta nelle interviste, ha trasformato la piccola puntura della gelosia in un invito alla trasparenza. Ha fatto capire a Can quando l'attenzione esterna diventava eccessiva, quando il rumore rischiava di coprire la voce intima di una relazione. E Can, dall'altra parte, ha scelto la protezione gentile, vicinanza, gesti concreti, il modo in cui uno sguardo dice io sono qui, anche se attorno l'applauso non si ferma. Non c'è storia d'amore perfetta,
Ma c'è il modo in cui due persone imparano a non lasciare che i riflettori brucino ciò che rende unica la loro connessione. La stampa, lo sappiamo, ama i picchi. Una frase ironica diventa un titolo a caratteri cubitali, un gesto di affetto si trasforma nel capitolo di una saga. Eppure, riascoltando i loro racconti, rivedendo i momenti rubati tra una premiere e un set, tutto fa pensare che le gelosie ammesse non siano altro che la prova di quanto forte potesse essere il legame. Non tempeste, non fratture, ma il lato umano della popolarità, quel bisogno di sentirsi scelti, anche quando il mondo sembra scegliere la stessa persona 1 milione di volte. Dimet l'ha vissuto con grazia, con ironia, con la forza di chi sa che la bellezza non sta nel nascondere le emozioni, ma nel saperle nominare. E Khan, con il suo carisma spesso interpretato come invincibile, ha mostrato la parte più tenera, l'ascolto, la presenza, la cura. Ricordate le conferenze stampa, i tour promozionali, i momenti in cui il pubblico li accoglieva come una coppia già scritta nel destino? Lì, davanti ai microfoni, spesso bastava una battuta condivisa, una risata complice, per rimettere a posto ogni tassello. Quello che la gente vedeva era affiatamento. Quello che non si vedeva, ma si intuiva, era la disciplina emotiva necessaria per proteggere un rapporto quando tutto il resto spinge a farne spettacolo. E forse è proprio questo che rende la loro storia così irresistibile per chi segue il mondo dello showbiz. Non l'idea di una favola senza ombre, ma la capacità di attraversare le zone d'ombra senza perdersi di vista. C'è poi un dettaglio che i fan non hanno mai smesso di sottolineare, la generosità reciproca. Quante volte, nelle interviste, si sono fatti eco? Quante volte hanno parlato bene l'uno dell'altra, sottolineando l'impegno, la professionalità, la passione per il lavoro? Questo rispetto pubblico è la chiave di volta. Perché la gelosia, quella che non ferisce, ma avverte, diventa una bussola quando si appoggia su un terreno fatto di stima e di fiducia. E quando Dimet, con la sua nota autoironia, ha ammiccato all'idea che il fenomeno Khan potesse togliere respiro, lo ha fatto per ricordare che anche i cuori più forti cercano un rifugio, non un palcoscenico continuo. Non c'è alcun segnale di drammi insanabili in ciò che abbiamo visto e sentito. Al contrario, tutto suggerisce che le famose gelosie, più che una minaccia, siano state un linguaggio, il modo in cui due persone si sono dette ci tengo. Un linguaggio che il pubblico ha compreso e a cui, forse, si è affezionato. E, alla fine, la verità che resta è questa: l'amore, quando è vero, non ha paura di farsi vedere imperfetto. Il successo amplifica ogni sussurro, ma non può cambiare ciò che è sincero. Per questo la storia di Can Yaman e Dimet Özdemir continua a brillare anche quando tutti pensano di conoscerla già. E allora, riavvolgiamo il nastro di questa nostra indagine del cuore. Due attori che hanno trasformato una sceneggiatura in un'esperienza globale. Un pubblico che li ha amati forse anche troppo. Una serie di attenzioni che hanno messo alla prova la loro privacy. E poi, il gesto più semplice e più difficile insieme: parlarsi, scegliersi, proteggersi. Al di là dei titoli, delle foto, dei viaggi e degli eventi, resta l'immagine di due professionisti che hanno imparato a stare in equilibrio sopra un filo sottile, senza fingere che sia facile, senza cadere nella tentazione del melodramma. È questa la lezione che portiamo a casa oggi su Stelle Turche Rivelate. La gelosia può essere una spia luminosa sul cruscotto di una relazione, non un allarme di pericolo, se indica che c'è qualcosa di prezioso da custodire. E adesso tocca a voi. Vi siete riconosciuti in questo percorso? Vi ha sorpreso scoprire come una battuta scherzosa possa diventare un caso mediatico e, allo stesso tempo, la prova di un sentimento reale? Scriveteci cosa pensate qui sotto. Il vostro punto di vista è il cuore pulsante di Stelle Turche Rivelate. Se questo viaggio tra ricordi di set, applausi e verità sussurrate vi è piaciuto, lasciate un like, condividete il video con chi non smette di sognare davanti alle grandi storie d'amore sullo schermo. E soprattutto iscrivetevi per non perdere le prossime rivelazioni. Noi siamo qui, pronti a raccontarvi ciò che i riflettori illuminano e ciò che, con rispetto e sensibilità, si intravede tra le quinte. Alla prossima, con nuove scintille dal mondo dell'intrattenimento.